ok? Grazie. Pare sia una cosa che succede quando ha un incubo. Alcuni si collegano alla spiaggia nella fase REM, facendo affluire dentro di sé enormi quantità di chiralium. Ehi, il tuo polso guarirà. Sì. Abbiamo analizzato il suo sangue e DNA e controllato se avesse delle ferite. Da un punto di vista strettamente medico, lei è in perfetta salute. Rimane la questione della strana crisalide in cui l'abbiamo trovata. Per non parlare del fluido simile al catrame che ne è uscito. Li stiamo ancora analizzando. E non è tutto. Parli delle ventose? Esatto, ma non le chiamerei in quel modo. Direi che sembrano più un rush chirale. Avete presente la pelle d'oca dovuta all'allergia chirale? Si tratta di quello, ma in forma più grave. Le secrezioni simili a catrame accelerano lo scorrere del tempo di ciò che toccano. Sospettiamo che abbia anche le DUMS. E che quando fluttua in aria abbia gli stessi incubi ricorrenti di chi ne è affetto. Quello spazio o regno che ha lasciato per venire qui. Il tizio che abbiamo visto lo ha chiamato Nirvana, se non sbaglio, ma a me è sembrata la terra dei morti. Tuttavia, lei è un essere umano vivente e io credo che sia nata in quel posto. Appena si è tranquillizzata, ho parlato con lei per un po'. Almeno ci ho provato. Era ancora scossa e questo ha reso difficile comunicare. Ti ha detto come si chiama? Sembra non avere un nome. O almeno così ho capito. Quindi gliene ho dato uno io. Tomorrow. Tomorrow. Sam, sono Charlie. Di recente ci sono stati segnalati dei briganti impegnati in attività sospette a ovest. So che vorresti proseguire, ma non credo che possiamo permetterci di ignorarla. Accedi al terminale della DHV Magellan per accettare quest'ordine principale. Smettila. Qualcuno qui non ama le scarpe. Il cibo normale non vuole neanche toccarlo. Ma almeno l'abbiamo convinta a farsi una doccia. No, 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 Tomorrow. Questo non si fa. No. Bel caratterino, eh? Le serve solo del tempo per abituarsi. Tu sarai stanco, Sam. Va a riposarti.
prossimi obiettivi. Accedi al terminale dell'Osservatorio Ambientale Settentrionale per accettare quest'ordine principale. Hai già un altro ordine. Sei un uomo molto impegnato, Sam. Perché non ti rinfreschi un po' con una doccia? Grazie per l'aiuto. Preparatevi. Collegando i vari siti che troverai spingendoti sempre più a nord, potrai stabilire una connessione con la struttura di Hartman. In breve è ora di affrontare la parte nord del continente. Inizia mettendo in rete il centro logistico F2 Sud. Alcuni dei dipendenti sono ex abitanti di Cape Fort Knot, fuggiti dalla città prima che venisse inghiottita dal catrame. Oltre a supervisionare le operazioni logistiche, proteggono anche la struttura da eventuali assalti. Purtroppo i livelli locali di contaminazione chirale sono estremamente elevati e sono stati segnalati fenomeni paranormali nei pressi della struttura. Il carico che devi consegnare dovrebbe aiutare il personale ad affrontare il problema. Accetta l'ordine principale da questo terminale per procedere. Ehi, grazie di essere venuto da noi. Vediamo cosa dicono i tuoi ordini. Questa l'ho trovata in giro.
Questo di sicuro non me l'aspettavo. È decisamente una sorpresa gradita. Se possiamo condividere questi dati con te è merito tuo. Spero li troverai utili. Ed è utile questa, fidatevi. Ora hai una quota maggiore di materiali. Visualizzazione livello corriere attuale. Contiene più sac di sangue. Ordine completato. Ben fatto. Ma... tre in più. Necrobionti. Indicazione per il carico. Non immergere in acqua. Ah, questo è utile. Trasfusione ottimizzata. Ordine accettato. Grazie. Chi è che mi attiva la canzone? Miseria.
Ne sono veramente un sacco qua. Microbionti verdi mi fanno trattenere il respiro meglio.
Questi a terra a volte si alzano. Inquietanti piccolini. Non prendete da qua dritto così, perché in sta zona è un macello. Questi a volte con colpo se beccate il cordone ombelicale li fate fuori, ma a volte con un colpo si rialzano. Rieccoci! Sono a casa! Forse c'è un altro punto. Forse c'è un altro punto in cui possiamo attraversare.
Quelli piccolini ancora, ma quelli grossi. Ora sono a posto. Devo stare attento perché ha detto che c'è qualcosa di anormale qua. Misure di sicurezza rimosse. Armi individuate. Ricorda, il loro utilizzo è proibito nelle strutture. E devo ancora andare là. Ma mi serviva il ponte lungo.
I necrobionti. Sei della Drawbridge, vero? Sì, sembri proprio un tipo a posto. Benvenuto. Spero tu abbia fatto buon viaggio. Do solo una controllata al tuo carico. Wow, ma è fantastico! Il carico è in perfette condizioni. Ci sei davvero di grande aiuto da queste parti. Va bene. Procedi e connettici alla rete chirale. Sembra... quello che ha fatto il Dottor Strange. No, non l'attore di Dottor Strange. Wow. Stivali da combattimento, che fighi. Cannone lenza, quello che avevano i briganti, come cavolo si chiama? Ah, interrogatrice pesante. Visualizzazione livello corriere attuale. Rompicazzo di livello 17. Quindi siamo connessi, finalmente. Abbiamo anche i necrobionti che ci hai portato. Questa per noi è senz'altro una svolta. Noi abbiamo condiviso dati per componenti personalizzati per veicoli e robusti stivali da combattimento. In particolare, i componenti torneranno utili per il combattimento e il recupero del carico. Avrai bisogno di tutto l'aiuto possibile, perché i survivalisti armati che ti aspettano a est sono nemici molto più pericolosi dei briganti. Sono un manipolo di pazzi che non esita a uccidere la gente. E possono contare su armi molto letali, anche se non ho idea di dove le abbiano prese. Mi raccomando, preparati prima di affrontarli. A proposito, quegli stivali da combattimento dovrebbero farti dare dei calci potenti. Indossane un paio se vuoi portare gli scontri a un livello più personale. Abbiamo caricato dei progetti per accessori di fuoristrada. C'è una mitragliatrice pesante. Acquisisce e bersaglia automaticamente gli obiettivi a tiro. È versatile perché utilizza proiettili MF. Funziona non solo contro i nemici umani come i survivalisti armati, ma anche contro le CA. L'altro è per un cannone lenza. Una volta montato, scansiona autonomamente i carichi nelle vicinanze del veicolo e li raccoglie. Vedrai che il recupero del carico sarà più facile che mai. A chi non piacerebbe? I fuoristrada possono essere equipaggiati con 2 di questi componenti in contemporanea. Quindi gestisci la situazione come meglio credi. Nessuno dovrebbe scherzare con certa roba. L'affinità con i morti li rende pericolosi. Ma è anche ciò che ci permette di usarli per evitare che i morti ci attacchino. Con questo potere a nostra disposizione, la gente può dormire sonni tranquilli. Risolverebbe di certo qualsiasi problema. Alcune persone mi chiamano così. Qualche tempo fa abbiamo avuto un problema con un gruppo che andava in giro a saccheggiare tutte le scorte. E io sono stato il campione di box che li ha affrontati mandandoli a quel paese con la sola forza dei miei pugni. Questo è ciò che si dice in giro. Ma di certo non è la verità. Non mi sono lanciato valorosamente in battaglia pestandoli a sangue. Sono andato a parlarci per risolvere la questione.
Gli ho chiesto perché rubassero agli altri e loro mi hanno risposto che non sapevano come altro potersi procurare da vivere. Così gli ho insegnato a sopravvivere. Li ho addestrati. Tutto qui, niente di più. Alla fine è bastato semplicemente parlarsi. Non erano come il resto della gentaglia che c'è qui in giro. E sono ancora qui. Lavorano proprio in questa struttura. Se c'è qualcuno che merita di essere chiamato eroe, quello sei tu, Sam. Insomma, sei tu che stai attraversando l'Australia per riunificare l'umanità. Ora tentiamo di sviluppare equipaggiamento per specialisti del combattimento ravvicinato. Se avremo successo, chiunque potrà combattere bene quanto il cosiddetto pugno d'oro. Se il nostro progetto ti interessa, puoi darci una mano. Grazie ancora. È bello averti dalla nostra. Grazie al tuo aiuto riusciremo a fare grandi cose per gli altri. Tieni duro e continua così. Non sei da solo. Sam, sei il migliore. Ora torna alla DHV Magellan e cerca di rilassarti un po'. Giusto per la cronaca, Tomorrow sta molto meglio. Passa a trovarla quando puoi, ok? Ordine completato. Ben fatto. Veicolo pronto. Guida concludente. Proviamolo. Comunque proviamo, Capito? Raindrops are falling on my head. Oh, solo un altro pochino, ok? Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. La conosci? So I just did me some talking to the sun. And I say I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me.
Ok, ecco Raindrops keep fatto. falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red.